Buongiorno ragazzacci, ce ne stiamo andando. Stamattina abbiamo lavorato direttamente qui nel parcheggio del Parco Nazionale di Chicamocha. Super tranquillo. A proposito, parcheggio delizioso. Sì, bellissimo perché abbiamo trascorso venerdì sera e sabato sera senza rotture di palle, ragazzi, che è una vittoria. Ragazzi, in Colombia è una cosa eccezionale, anche perché questo parcheggio alle 6:30 Si svuota. alle 6 si svuota, alle 6:30 spengono le luci, chiudono cancelli e via. Rimangono solo la vigilanza E noi. Meraviglioso. Benvenuti in questo nuovo video. Ora vi porteremo a, come si dice in Colombia, pueblear. È un termine utilizzato per compiere l'azione di visitare pueblitos, che sarebbero paesini. È carino perché è una cosa che potrebbe esistere anche in Italia. La gente va in giro per paesini, ma non abbiamo un termine per dirlo. Il primo paesino teoricamente sarà Curiti, sempre nel dipartimento di Santander, quindi non usciremo da questa zona. D'ora in poi partiranno una serie di video nei quali vi faremo vedere i posti tipici all'interno della Colombia, come si vive. Per lo più sono paesini con un'architettura molto coloniale. Nei prossimi video vedrete paesini storici più curati di quelli della costa, perché nella costa ci siamo abituati un po' a essere alla vabbè, ci siamo abituati un po' all'abbandono, che è assurdo perché normalmente in Europa è il contrario, e invece qui è così. E quindi questa zona, che è considerata il cuore storico di tutta la Colombia, se non l'avete ancora fatto è il momento di iscrivervi e attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video, perché potreste perderci, altrimenti magari non saprete dove saremo. Che fine hanno fatto quei due? Nel marasma di YouTube. Il marasma di YouTube. Siamo di nuovo in marcia. Devo dire dispiaciuti di andare via da Chicamocha e della sua pace, ragazzi. Ci dispiace sempre quando andiamo via e dobbiamo lasciare un posto che è molto comodo, no? Sì. Come Comodo questo, e anche con arieggiato, la vista, la gente super gentile. Veramente, qua al parco di Chicamocha sono stati super gentili tutti. E c'eravamo solo noi come camperisti, quindi probabilmente ogni tanto ne arriva uno, ma sapete, qua non è che sono molti quelli che fanno questo genere di viaggi di vita, quindi loro sono contenti, sono curiosi, un sacco di persone si avvicinano, vogliono vedere il van da dentro, è sempre divertente. Cioè, guardate là dietro che panorama, ragazzi. Strada super panoramica, super trafficata, pure di domenica con i camion. Noi due quando parliamo facciamo sempre questo qua un po'. Porca vacca, non avete visto il camion dove era? Perché era praticamente nella nostra corsia. Vabbè, meglio che tu guardi bene la strada. Cioè, no, dicevamo di notte, però dovete sapere che la temperatura diventa perfetta perché ci sono circa 20 gradi. C'è una differenza incredibile giorno-notte, si arriva a 19 gradi, così 20, e il pomeriggio tranquillamente a 30, quindi vuol dire per noi che il van si rinfresca, entra di nuovo aria fresca dentro e si dorme una pacchia, che è una cosa importantissima, ragazzi. Stiamo rinascendo da quando ci siamo allontanati dalla costa, ma soprattutto da Mompox, che non dimenticheremo mai. Bellissima, ma cioè, un bagno di sudore. Noi siamo i primi 12.100 pesos, che sarebbero 2,50 euro. Cosa ne dici? Dico che si paga sempre, porca vacca. Buenas. Abbiamo di nuovo il filtro antiparticolato sovraccarico. Lui ride. Boh. No, è che da qui in poi No, non dobbiamo fare molti non si andrà giri. mai lontano, cioè non si andrà mai veloce. No, anche perché cioè, la strada è così, cioè
cioè piena di curve. Che stress ragazzi, sto filtro antiparticolato, mamma mia. Ma lo immaginavo perché in questi giorni abbiamo fatto diverse strade dove siamo andati molto piano, tanti chilometri. Quindi non è che qua puoi dire prendo l'autostrada perché non esiste. Come facciamo? Boh, non lo so. Siamo a Curiti. Un segnale che va ai 30 all'ora davanti. Oh. Che carino. Siamo arrivati a Curiti, deliziosissimo, Sì, direi. carissimo. Sto cane non gli piacciamo, però. Come no? Cagnetto. Buenas tardes. Madonna ragazzi, questa chiesa è gigante. A Curiti abbiamo già speso i primi soldi, abbiamo comprato dei dolcini. Comunque queste sono almohavanas e saranno le prime che assaggerò dopo che ne ho sentito parlare moltissimo. E questa invece è una pianta di fiche. Perché siamo qui vicini alla pianta di fiche? Perché siamo entrati in un negozio per dare un'occhiata, abbiamo scoperto che fanno un tour breve di 15-20 minuti per il costo di manco €1. Ci spiegano, ci fanno vedere che come viene lavorato il fiche, questa pianta che potremmo dire è una cugina dell'aloe, dell'agave, che però è endemica di questa zona, e qui a Curiti è famoso l'utilizzo che se ne fa per tessere e se ne fa un uso in realtà molto vario. Noi non lo sapevamo nemmeno, arrivando abbiamo scoperto e quindi adesso andremo a fare questo breve tour. Curioso. Con il fiche si ottiene questa fibra che si chiama kabuja e quindi questa fibra si fa di diverso spessore, dipende dal numero di fili che si unisce, si colora e poi si inizia a tessere della forma in cui si vuole, quindi da lì poi si iniziano a fare le alpargatas, che sono un tipo di calzatura, si possono fare le sedie, amache, si possono fare tappeti, si possono fare tanti articoli della casa e di arredamento e anche di trasporto, perché se voi avete presente tutti i sacchi del caffè che si esporta, tutti questi sacchi colombiani sono fatti di kabuja, quindi che a sua volta vengono dalla pianta fiche, che sarebbe un tipo di pianta dell'agave. Buon pomeriggio e benvenuti a Ecofibra. Piacere, io mi chiamo Alba Silva. Oggi faremo un tour di tutta la cooperativa. Per qualsiasi dubbio o curiosità chiedetemi pure. Qui vi presento le due piante di fiche. Questa si chiama Cenizo e quella laggiù si chiama Uña de Águila, che è quella che ha delle piccole spine ai bordi. La pianta vive circa 30-40 anni finché non fiorisce e muore. Quando comincia a sviluppare questo fusto al centro dell'agave, chiamiamo maguey, e quando sta per fiorire, sta anche annunciando che morirà. Il taglio delle foglie si fa dall'esterno verso l'interno e si tagliano 7 o 8 foglie attorno, lasciando soltanto quella centrale, perché la foglia nuova nasce sempre al centro. Il contadino la taglia e poi la fibra viene estratta. Un tempo si faceva con 2 bastoncini di legno, poi con delle sbarre di metallo e ora con una macchina dotata di lame che separa la parte verde. All'interno troviamo questa fibra. Ogni foglia produce questa quantità di fibra. Il contadino non ce la porta così, ma a sacchi. E il nostro lavoro poi qui è quello di colorarla. Lavoriamo 48 colori e dobbiamo garantirne la tenuta perché esportiamo in Messico, Svizzera e Stati Uniti. Il colore non deve scolorire quando si lava la fibra.
Nelle caldaie che funzionano al 100% a gas, quando l'acqua è ben calda, mettiamo i coloranti e la fibra e la lasciamo bollire per 4 ore. Poi la laviamo per togliere il colore in eccesso, la facciamo asciugare al sole e successivamente la pettiniamo. Per pettinarla usiamo questa macchina. Qui vedete la fibra naturale e quella già tinta. Gli mettiamo un prodotto simile a un balsamo e poi la passiamo alla fase di pettinatura. Durante il processo otteniamo uno scarto chiamato mota, con cui realizziamo tappeti e arazzi. Con la fibra pettinata invece produciamo il filo, che serve poi per altri prodotti. Il primo prodotto che si realizzava con questa fibra erano i sacchi per le patate. I nostri nonni filavano così, con un antico filatoio a pedali. Si girava con il piede, si torceva la fibra che si univa poi filamento per filamento. E poi qui calcolo lo spessore del filo con la punta delle dita. Ora invece usiamo un filatoio elettrico, ma continuiamo a dover usare le dita per controllare lo spessore. Il movimento è manuale, artigianale e tradizionale. Quando il filo è pronto lo consegniamo alle donne che lavorano da casa e con quel filo realizzano borse, tappeti e altri prodotti fatti completamente a mano. Il sacco è stato il primo sostentamento economico della nostra regione, fino al 1990, quando è arrivata la plastica. Da allora il sacco di per sé è scomparso perché la plastica era più economica per i commercianti. Però dove prima si facevano solo sacchi, oggi realizziamo sottopiatti, sottobicchieri, tappeti di mota e tessuti per borse ecologiche. Il telaio funziona con pedali che alzano e abbassano i telai, creando il disegno che scegliamo di fare. Mover el pie, entonces pisa más fuerte el del lado de acá. No, eso, ahí, eso, fuerte. Sin devolver el pie, manda la lanzadera por este lado. Qui abbiamo i campioni dei tessuti. Alcuni sono 50% cotone e 50% fiche, altri 100% cotone, altri ancora con più fiche. E questa è la carta colori con i nostri 48 colori. Questa è una borsa ecologica 100% a base di fiche, realizzata nel telaio dove si facevano i sacchi. È perfetta per andare in spiaggia, per fare la spesa e per sostituire le borse di plastica. E questo è il tappeto di mota, realizzato con gli scarti della pettinatura. Alla fine il tour è stato super interessante e abbiamo anche comprato due tovagliette per mangiare da tavola, che noi le abbiamo ma molto brutte. Queste sono belle, fatte a mano, ragazzi. Quanto sono belle! Con questa pianta del fiche, quindi super resistenti e si possono anche lavare a mano. E la signora ci ha regalato pure una borsa fatta sempre con il fiche, che è sempre cugino dell'agave, per intenderci. Siamo arrivati in questo negozio qua, ragazzi. Consigliatissimo anche di fare il tour, Sì. Poi vi mettiamo i contatti nel video. Se dovessi mai venire da queste parti, super suggerito. E abbiamo anche la borsettina così. Tac. Direi che sono andati tutti al fiume. Che dici? Ragazzi, è appena passato un pullman. Oddio, che non ci passava laggiù e tutti questi aspettavano che lui andasse via. Che tempismo che abbiamo avuto comunque. Stiamo messi praticamente nella montagna, mamma mia, perché ora sta iniziando a farsi un po' più freschino e la gente se ne va. Di domenica, sabato, i fiumi della Colombia sono invasi di gente perché fa caldo, quindi bisogna non arrivare prima delle 5 del pomeriggio o dal lunedì al venerdì, altrimenti è un macello, ma anche il venerdì può essere un macello. Altro pullman, altro problema. Cioè, io non lo so. La gente viene in pullman addirittura. Oddio, ma ci passa? Niente,
niente, aspettiamo, tanto vanno via tutti ora. Ci sarà qualcuno al fiume? Ci sarà qualcuno? Madonna, era pieno di gente, non so che ci faceva la gente. No. Cazzo suona? Ragazzi, la strada è orrenda. Orrenda. Speriamo valga la pena, che stanotte dormiamo tranquilli. Perché... Mamma mia ragazzi, dopo quella strada, non avete capito qua la situazione com'era. Ci saranno state almeno 1000 persone, credo. Che quell'autobus aveva... Erano 3 autobus. Ah, oddio, è vero. Sembra che non c'eri, non Erano lo so. ben 3 auto. No, io parlavo solo del singolo autobus che aveva causato tutto quell'ingorgo. No, Poi ma ci sono dopo- stati altri autobus, certo. Praticamente abbiamo incrociato almeno altre 200 moto, autobus, ma c'era questo fiume, cioè deve essere proprio tipo Ostia, Ferragosto, ragazzi, un casino allucinante. Però è vero che noi in realtà lo sappiamo com'è la domenica in un paesino generale. colombiano che non è sul mare, la gente va al fiume. Però erano le 4:30, io nella mia testa ho detto vabbè ormai, invece era proprio il momento in cui la gente iniziava ad andare via. Ed era tanta gente ancora, tuttora c'è tanta gente comunque. C'è ancora gente, ma la decima parte di prima. Quindi anche lì i commenti di Overlander che dicevano che le foto erano di questo posto vuoto che è tipo un paradiso. Provate a venire di domenica. Provate a venire di domenica. Eh. Quindi bisogna sempre un po' sapere il paese, quali sono le abitudini della gente, weekend soprattutto. Abbiamo rischiato di non riuscire a passare in diversi punti, per fortuna, però qua diventa buio abbastanza presto perché il sole va dietro le Quindi se ne stanno andando montagne. via tutti. Quindi sono le 5:30, già si è svuotato completamente. Ma come sentite dalla musica, non è solo gente che si fa il bagno, è gente che noleggia, gente che beve, gente che ascolta musica a palla, ragazzini ovviamente come in tutto il mondo che rompono le palle con le moto, quindi decine e decine di moto che strombazzano e fanno quello che devono fare, cioè rompere le palle. E in più musica a palla e gente che vende da mangiare, quindi un bordello, raga. Perché D'altronde è vanno... una località di fiume dove ci sono dei luoghi in cui farsi il bagno in Colombia. È così, tutti è i così. weekend è sempre così. Quindi dobbiamo sempre fare molta attenzione di andare in questi posti. Cioè da di non lunedì a frequentare venerdì. centri abitati durante il weekend. Non so come Sì, dirti. e anche fiumi però dei centri abitati. Cioè, praticamente bisogna andare in mezzo al nulla per non trovare gente. Che Quindi dobbiamo cercare di evitare il colombiano durante il weekend. i weekend, diciamo, o magari stare in zone turistiche dove la gente viene di giorno e la sera va via, perché qui succede molto. quello sì, anche Centri quello è storici tipo Mompox o appunto dove eravamo a Sì, durante Chicamocha, tutto il giorno è pieno, ma la sera alle 6 la sera zero. Quindi perfetti per noi che vogliamo dormire, che ci piace, non so voi, a noi piace dormire, è una cosa che abbiamo l'abitudine ed è non lo so se a voi piace dormire o una cosa meno. che ci piace fare. Sì, ora vi facciamo anche vedere un attimo qui com'è. Siamo contenti perché è molto bello in realtà, però certo non è bellissimo arrivarci. E poi l'ultimo pezzo, 20 metri, La strada è davvero brutta. Poi Buche. arrivi qua e c'è tutto cementato, cioè boh, delle costruzioni mega giganti, ma la strada fa schifo. sì, L'ironia della Colombia. sì, è questo. Queste sono le ultime persone che sono rimaste, che vanno via. Qui sono i venditori. Là c'era la musica, gente che poteva, cioè si poteva comprare da bere e si poteva anche noleggiare. I pneumatici dei trattori o delle macchine grandi e si va su per il fiume e ci si butta. Bello, si chiama canyoning. Cioè questo parcheggio prima era tutto pieno, capite? Buongiorno! Buongiorno gente, Cosa stai facendo? io sto editando alcune foto che ho fatto a una proprietaria di un hotel con cui abbiamo fatto una collaborazione mentre lei fa kitesurf. Gente che fa davvero kitesurf, non come noi.
Siamo sempre qui a Curiti, nello specifico nella zona vicino al fiume. Ieri vi abbiamo detto che era un bordello di gente, c'era un casino, tutti qua che facevano il bagno, era domenica. Però alle 6:30, 7 si è svuotato, abbiamo fatto la grigliata, siamo rimasti solo noi. Beh, è stato bellissimo perché c'erano tutte le stelle, l'aria fresca, abbiamo dormito con la coperta, ragazzi, una figata. Però ha piovuto oggi. Io ho lavorato, abbiamo preso il tendalino. Ora vi facciamo vedere com'è questo posto. Ieri eravamo qui ed era tutto pieno di gente, casino, musica, roba. Oggi è lunedì, è molto più tranquillo, ma non è comunque, non siamo mai da soli, perché in Colombia non si è mai da soli. Anche stamattina, lunedì mattina, c'erano diverse persone che sono venute a farsi il bagno al fiume e hanno messo musica, ma abbastanza soft, quindi piacevole. E quelle sono altre nuvole che porteranno altra pioggia, perché oggi deve piovere un bel po'. Oggi siamo qui, domani ci rimuoviamo con calma, oggi si lavora, si riposa e domani si riparte. Di sera si sta super bene qua, pieno di uccellini, pace, natura, fresco, perfetto. Che dici? Sta piovendo un po'? Piove. Ti lavi le mani, che fa? Ragazzi, oggi non davano nemmeno pioggia questo, immaginatevi qui quanto è utile guardare le previsioni, praticamente nulla. Tra l'altro ci siamo dimenticati che... Cosa fai? Stai pulendo la griglia senza consumare acqua nostra, ottimo. Stavo dicendo che stavamo fuori belli tranquilli a pensare che tanto lì non ci pioveva sotto, con dentro gli oblò aperti, quindi ha piovuto qui. Questo oblò praticamente era tutto aperto, quindi si è bagnato tutto qui e questa parte di legno, che ovviamente non dovrebbe prendere acqua, ha perso un sacco colore, quindi è colato tutto marroncino. Per fortuna qui non c'era il computer e quindi a posto. La spazzatura?